Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa comodissima maglia che ho deciso di chiamare Pulpuma, a cui ho abbinato anche uno scaldacollo. Nel video di oggi vi mostrerò solo come realizzare il maglioncino con la tasca, mentre nel video che uscirà domani vedrete anche la realizzazione dello scaldacollo, perché questo l'ho fatto ai ferri e l'ho fatto in maniera molto rapida e veloce, quindi rientra nei progetti facili. Per quanto riguarda il filato, ho scelto di utilizzare quello della Mistrico Filati linea Ispanico, che io ho già adorato quando ho fatto la copertina per neonati. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 100 metri, e vado a leggere perché altrimenti mi sbaglio, ed è formato dal 45% lana merino, 40% microfibra PC, 15% poliamide. Il colore che ho usato io è il colore viola e per poter realizzare questo maglioncino, questo pull che è una taglia S e lo scaldacollo, io ho utilizzato 4 gomitoli per la maglia, un gomitolo per lo scaldacollo, quindi taglia M, taglia L. Taglia M direi che vi servono almeno 5 gomitoli per realizzare il maglioncino, taglia L ne servono 2, mentre un solo gomitolo basta per fare questo voluminoso scaldacollo ai ferri. E ho utilizzato l'uncinetto del numero 8. In descrizione come sempre vi lascio il link al sito web Uncintando con i filati per poter comprare il mio stesso filato anche in altri colori. Vi ricordo che oltre a questo c'è anche il lilla, che mi vedete lavorare all'inizio del video, perché mi sono accorta che non avevo tirato l'audio e quindi non si sentivano i primi giri che avevo fatto, quindi li ho rifatti con il lilla, ma ci sono anche il blu, l'oceano, varie tonalità di celeste, della tortora, il grigio, quindi potete sbizzarrirvi e fare questo maglioncino nei colori che più preferite. Allora, come vi dicevo, io ho utilizzato 4 gomitoli e la lavorazione parte dal sotto. È molto semplice, non volevo qualcosa di complicato, non volevo qualcosa di particolare, perché è comunque un maglioncino sportivo. Quindi sono 3 giri che vanno sempre ripetuti, che danno vita a questi piccoli quadratini sparsi che trovo molto simpatici. Questo è per quanto riguarda però la parte centrale della maglia, mentre per quanto riguarda le maniche sono semplici giri di maglie alte, perché non lo volevo troppo forato. Una volta quindi fatto il corpo della maglia e fatto le maniche, si va a fare la tasca. La tasca è fatta separatamente e io ho richiamato lo stesso punto delle maniche, quindi facendo giri di maglia alta, e poi sono andata a cucirlo sopra e sotto, e vedete io posso mettere le mani così in modo tale da tenerle calde, tipo proprio come una felpa sportiva. Allora io all'inizio non volevo fare un cappuccio, però poi mi sono accorta che io ho molte giacche con il cappuccio, quindi maglia col cappuccio, giacca col cappuccio mi avrebbe dato fastidio, quindi ho preferito lasciarlo senza niente. Ma voi potete fare un bordino di maglie alte o basse, se volete fare una sorta di collo a questo maglioncino. Io ho preferito lasciarlo così e fare appunto uno scaldacollo da abbinarci e da metterci vicino, che è realizzato ai ferri, e vi dico già adesso, l'ho realizzato con i ferri del numero 9. Quindi un maglioncino veramente semplice da fare, ma comodissimo e caldissimo. Tenete presente che io in questo momento in sotto indosso soltanto una canotta e mi tiene bella calda, anzi anche un po' troppo sinceramente, ma è anche normale, non fa ancora tanto caldo, almeno tanto freddo, almeno dalle mie parti. Però sotto potrò metterci benissimo anche un lupetto a collo alto, in modo tale da poter sfruttare il maglioncino anche senza lo scaldacollo. Detto ciò, spero che anche questa lavorazione vi piaccia, che vi siate realizzati. E se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio, o come Uncentando con Elsa, come Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro maglione io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Ispanico. Adesso voi mi vedrete lavorare con il colore lilla, ma in realtà il maglione io lo farò con il colore viola, che è il colore 04. Sto rifacendo l'inizio del maglione perché quando ho registrato mi sono accorta di non aver attivato l'audio, quindi vi farò vedere l'inizio del maglione con lo stesso filato ma in un altro colore. Allora, io lavorerò con l'uncinetto del numero 8, ho montato 66 catenelle che sembrano poche, ma lavorando con l'uncinetto dell'8 e avendo un filato molto comunque spesso va benissimo 66 catenelle. Per chi utilizzerà un filato più sottile o per le taglie più grandi, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6. Mi raccomando, andatevi a misurare la circonferenza dei fianchi o la circonferenza di seno, a seconda di cosa avete più grande, per capire quante catenelle
poter mettere per raggiungere la circonferenza che vi serve, tenendo naturalmente presente appunto che il multiplo si ottiene su un multiplo di 3. Detto ciò, andiamo a fare il primo giro, che è veramente semplice, perché si tratta di andare a fare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta e continuo a fare questo per tutto il mio primo giro, andando quindi a fare una maglia alta in ogni catenella, per un totale nel mio caso di 66 maglie alte. Quindi primo giro semplicissimo, si va a fare una maglia alta in ogni catenella. Sto terminando il primo giro, ho fatto le mie 66 maglie alte, quindi vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, salto una maglia e ricomincio da capo, quindi salto una maglia, vado in quella successiva e realizzo una maglia alta, vado alla maglia alta successiva e realizzo la seconda maglia alta, catenella di separazione e ricomincio da capo, quindi salto una maglia, entro nella successiva e realizzo una maglia alta, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro, scusate, per tutto il secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte e la catenella di separazione, quindi salto l'ultima maglia alta, entro direttamente nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Terzo e ultimo giro, che è uguale al primo, perché andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta all'interno della catenella, quindi 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella e ricominciamo. Una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella. Procedo così per tutto il mio terzo e ultimo giro e poi si ricomincerà dal primo, quindi è una maglia veramente semplice da realizzare, perché comunque la volevo una maglia sportiva, quindi non volevo un punto particolare e neanche troppo forato, quindi vedrete infatti quando andremo a ripetere questo giro che qui saranno 2 giri coperti, e cioè chiusi, e soltanto un giro aperto, e continueremo così per tutta la lunghezza della nostra maglia. E poi naturalmente vi farò vedere, una volta separate la parte avanti e la parte dietro, come continuare, poi andremo a fare anche le maniche e la tasca sul davanti. Per ora io comunque continuo a fare il terzo giro. Terminato il terzo giro vi farò rivedere un attimo il primo, anche se è facilissimo perché bisogna fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Sto terminando quindi anche il terzo giro, ho fatto la maglia alta nell'archetto della catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima, e adesso, come vi ho detto, ricominceremo dal primo giro, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta e una maglia alta in ogni maglia alta, per un totale, sempre nel mio caso, di 66 catenelle, e continuiamo così per tutto il nostro primo giro. Bene, quindi io andrò a fare questi 3 giri per tutta la lunghezza, poi vi dirò quante volte ho ripetuto questi 3 giri prima di fare la divisione dalla parte dietro dalla parte avanti. Allora, ho ripetuto i 3 giri per 11 volte, quindi dal basso verso l'alto ho ripetuto il giro 11 volte, e adesso devo andare a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io mi sono andata a contare, anche se ho finito col giro di maglie alte, mi sono andata a contare i gruppi di 2 maglie alte e ne ho un totale di 22, quindi ne ho messi 11 dietro e 11 davanti. Andando a mettere il marcatore nella maglia alta, vedete, del giro dove ho tutte le maglie alte, che mi divide i 2
due gruppi, i primi due gruppi, il primo gruppo di 2 maglie alte sul davanti e il primo dietro. Stessa cosa da quest'altro lato. Dopo aver contato gli 11 gruppi di 2 maglie alte, sono andata a mettere il mio marcatore nella maglia alta che mi separa i primi due gruppi, quello che va sul davanti e quello che va sul dietro. Mi raccomando, se voi avete un numero dispari, cioè tipo avete 23 di questi gruppi di 2 maglie alte, e quello dispari va sempre messo sul davanti, perché davanti abbiamo il seno e la maglia tende a tirare di più sul davanti che rispetto al dietro. E adesso andremo a lavorare sempre lo stesso motivo, però in giri di andata e ritorno, e vi faccio vedere come. Allora, come vedete, io inizio da subito dopo il marcatore e vado a fare il mio giro normale, il mio primo giro normale, che è un giro di maglie alte. Quindi vado a fare 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta, e vado a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi primo giro normalissimo, e poi vi faccio vedere come fare il secondo giro. Per ora andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, che è il nostro primo giro. Ho terminato il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta prima del mio marcatore, mi giro e vado a fare il secondo giro e vado a realizzare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta e ricomincio da capo. Quindi vado nella successiva e vado a fare una maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta e ricomincio. Quindi questo è il nostro secondo giro, molto semplice. Io continuerò a lavorare in questa maniera, vi farò vedere come terminare e poi come andare a fare il nostro terzo e ultimo giro. Sto per terminare anche il mio secondo giro, ho fatto le 2 maglie alte e la catenella, devo andare a fare le ultime 2 maglie alte, quindi salto la terz'ultima maglia alta, entro nella penultima e vado a fare una maglia alta, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato quindi così anche il mio secondo giro, e adesso andiamo a fare il nostro terzo e ultimo giro, che è semplicissimo perché è uguale al primo. Quindi andiamo a fare di nuovamente 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, e continuiamo in questa maniera: maglia alta nella maglia alta, maglia alta nella maglia alta, maglia alta nella catenella. Benissimo, si terminerà naturalmente quando andrete a terminare il giro facendo una maglia alta all'interno della terza catenella. Io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo. Secondo me lo ripeterò 2, massimo 3 volte, o forse 2,5, devo vedere un po' in centimetri quanto mi cresce per poter capire, e poi andrò a fare la stessa cosa dietro. Cuciremo le spalle e poi decideremo come se fare o meno le maniche, se fare uno smanicato. Devo ancora un po' decidere su questa cosa, devo indossare il maglione per capire se fare proprio un po' un maglione o lasciare lo smanicato. Se lasciamo lo smanicato, allora passeremo direttamente a farvi vedere come fare la tasca sul davanti e il cappello. Ho ripetuto il motivo quasi per 3 volte, che significa che ho ripetuto 2 motivi intero, mentre il terzo mi sono fermata al secondo giro, senza ripetere anche il giro delle maniche delle maglie alte, perché altrimenti lo scalfo mi sarebbe venuto veramente troppo largo, e siccome l'ho indossata e ho deciso di fare le maniche, lo scalfo non doveva essere troppo largo. Quindi ripeto, ho fatto 2 motivi interi e il terzo motivo mi sono fermata al secondo giro. Ho fatto la stessa cosa anche dietro. Per quanto riguarda la cucitura, io sono andata a cucire le spalle fermandomi al terzo gruppo di maglie alte, sia da questa parte che da quest'altra parte, e come scollo per me va benissimo. Adesso andremo a fare le maniche. Sono invece indecisa se fare o meno il cappello, perché indossandolo ho paura che poi il cappello tiri troppo la maglia dietro. Quindi per adesso facciamo le maniche e poi sicuramente la tasca che va qui sul davanti. Per il cappello deciderò alla fine. Quindi adesso andiamo a fare le maniche, e per fare le maniche ora deciderò se fare lo stesso punto della maglia o se fare invece tutte maglie a diritto. Unica cosa che so è che farò delle maniche a 3/4, non le voglio troppo lunghe, perché questo comunque la mia idea iniziale era di fare uno smanicato, quindi farò delle maniche a 3/4 e vi dirò se ho fatto lo stesso punto della maglia o se ho fatto tutte maglie alte.
Per fare le maniche lavorerò sempre con l'uncinetto il numero 8 e alla fine ho deciso di fare giri solamente di maglie alte, quindi non ripeterò lo stesso motivo qui che è forato, ma farò giri di tutte maglie alte. Questo perché la tasca che voglio fare sul davanti voglio che sia un giro di tutte maglie alte in modo che venga bella morbida, e quindi almeno facciamo in modo che il punto delle maniche richiamino quelli della tasca. Quindi andiamo a fare in questa maniera. Io mi aggancio dove ho la maglia libera qui sotto gli scalfi, sotto la parte nella parte sotto degli scalfi, scusatemi, e a questo punto andiamo a lavorare facendo 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta. Allora, io ho fatto degli scalfi comunque alla fine abbastanza larghi, quindi devo andare a stringere un po' la lavorazione, altrimenti la manica mi verrebbe troppo larga e io non la voglio troppo larga. Potrei in realtà andare a lavorare con l'uncinetto il numero 7, ma siccome la voglio comunque morbida preferisco andare a lavorare sempre con l'8, ma facendo attenzione a non allargare la lavorazione ma stringerla leggermente, e andrò a lavorare in questa maniera facendo una maglia alta in ogni maglia alta orizzontale che ho. Quindi vedete, io qui ho la maglia orizzontale, vado a fare una maglia alta, ancora vado una maglia alta orizzontale successiva e faccio una maglia alta, quindi salto il foro di piccolo di congiunzione tra le maglie alte. Questo è per me. Se voi invece la dovete allargare o non volete stringerla, semmai alternate. Se dovete allargarla, allora lavorate dove avete la maglia alta orizzontale nel foro. Se invece dovete mantenere la stessa larghezza, allora alternate, tipo 2 volte lavorate una maglia due maglie, le lavorate una in ogni maglia alta orizzontale, la terza invece la andate a fare nel forellino e poi ricominciate da capo. Io dico sempre, fate il primo giro, indossate la maglia e vedete se dovete stringere, allargare o se va bene come l'avete fatta. In questo modo capirete meglio come la maglia, poi come la dovete fare. Io adesso continuo a lavorare in questa maniera, vi dirò alla fine quante maglie alte ho fatto per il mio giro, per la mia manica, e poi alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro, perché alla fine, come vi ho detto, farò solo esclusivamente un giro di maglie alte. Sto terminando il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta e entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Io in totale ho fatto 18 maglie alte, quindi adesso vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, e continuo ad andare in questa a fare in questa maniera, quindi semplici giri di maglie alte. Vi dirò alla fine quanto mi è venuta lunga la maglia, perché la manica, più che dirvi quante volte ho ripetuto il giro, e poi vi farò vedere come andare a fare la nostra tasca sul davanti. Ho finito di lavorare le maniche, alla fine ho contato i giri perché dovendo rifarlo la stessa manica uguale sono andata a contare i giri e ne ho fatti 25, come manica ci stiamo. Adesso dobbiamo andare a fare la nostra tasca sotto. Per fare la tasca io ho misurato senza il davanti, che è circa 42 centimetri, e ho deciso di fare una tasca lasciando almeno 5 centimetri da entrambi i lati, e per fare ciò sono andata a montare 24 catenelle. Quindi mi raccomando, chi è taglia più grande della mia, quindi qui ha più centimetri, deve sempre lasciare diciamo 5 centimetri da una parte e 5 centimetri dall'altra parte, e quindi montare tante catenelle da arrivare a metterlo quindi qui. E per contare, scusatemi, le catenelle è molto semplice, voi togliete 5 centimetri, casomai 5 centimetri sono 7 maglie alte, nel mio caso mi sembra sono 6, e quindi togliete, se contate le maglie alte che avete sul davanti, ne togliete 12, 6 e 6, e quindi andate a mettere tante catenelle da avere la parte che vi serve qui. Io sono andata invece un po' più ad occhio, mettiamola così, e quindi ho deciso di montare 24 catenelle e ho lavorato normalmente giri di maglie alte, perché come ho detto volevo fare lo stesso punto delle maniche, quindi semplici giri di maglie alte, e ho lavorato per un totale di 9 giri di maglie alte. E una volta fatto questo rettangolo, quindi 24 catenelle, e sono andata a lavorare per 9 giri, adesso io farò combaciare la tasca e la cucirò soltanto sotto e sopra, lasciando quindi aperto qui di lato. Mi raccomando, io la farò partire da sotto al bordo, ma voi potete farla partire anche da più sopra, se non vi piace farla partire proprio dal bordo, dovete un po' decidere voi. Io voglio farla partire dal sotto,
quindi così vedete, e alla fine vedete io lascerò qui ho un foro, 2 maglie alte, foro, e stessa cosa, foro, 2 maglie alte, foro, quindi cucirò sotto qui e sopra qui. Per quanto riguarda la grandezza del mio rettangolo, giusto per essere un po' più chiare, il mio rettangolo è largo circa 30 centimetri ed è alto circa 18 centimetri e mezzo, giusto per rendervi un po' l'idea per chi ha una taglia più grande della mia, o se volete fare una tasca ancora più alta o ancora più bassa. Vi ripeto che io ho ripetuto il giro di maglie alte per 9 volte e adesso andrò a cucire quindi sopra e sotto.